10 venditori e 10 modi diversi di vendita? Nella tua impresa succede questo? Hai più venditori, magari non 10, ne hai 5, 4, anche 2, o peggio ancora ne hai 20, e ognuno di loro si comporta in maniera diversa, segue una sua strada, segue una sua strategia? Beh, se questa è la situazione in cui ti trovi, sappi che hai un grande problema. Mi chiamo Andrea Zucca e da ormai quasi 30 anni mi occupo di marketing e di vendita con l'ipogrifo di cui sono amministratore delegato. Parliamo di vendita e parliamo di un problema che riscontriamo molto spesso, quello della personalizzazione spinta del sistema di vendita, proprio perché il sistema non c'è. Il problema in questione è che in questa tipologia di imprese, e ti assicuro che sono molte, quindi magari man mano che parlo cerca di capire e vedere nella tua azienda, fatti un'autoanalisi e cerca di verificare se riscontri anche tu questa problematica che, come dicevo, è presente in moltissimi casi. Ci sono moltissime le imprese che, se tu vai in affiancamento del venditore Mario Rossi, vedi un comportamento, vedi un processo, vedi una modalità di affronto della trattativa, e se vai con Tony Verdi, suo collega, stessa azienda, vedi un altro tipo di processo, un'altra modalità di vendita, completamente diversa magari, e sono in due. Se poi fai la stessa cosa col terzo, il quarto, quinto elemento, ti ritrovi che ognuno dei venditori si comporta a modo suo. Il problema è che questa azienda non ha messo a terra un processo, un sistema di vendita che si traduce in una procedura. Attenzione, perché non l'ho detto in partenza, noi ci occupiamo di marketing B2B, siamo specialisti della vendita tra imprese, conosciamo molto bene il processo di vendita e quindi di acquisto tra interlocutori business. Questa è la nostra specializzazione e quindi ne abbiamo viste e ne vediamo costantemente e la conosciamo molto bene questo tipo di contesto, di problematica, di situazione e di perimetro di intervento. Quindi il problema è quello di avere un'impresa che, se parliamo di vendita, manca del tutto di un sistema, manca del tutto di linee guida strategiche e manca del tutto di un percorso blindato. Attenzione che uso parole forti perché voglio farmi capire e non essere frainteso. Il processo di vendita è un processo ingegnerizzato, fatto di task, fatto di step, molto conseguenziali, molto metodico, non c'è nulla di creativo in un processo di vendita business to business. C'è metodo, c'è rigore, c'è abnegazione, c'è processo, c'è procedure, c'è strumenti, tutte parole molto blindate. La creatività, l'ingegno del singolo non c'entrano nulla. Attenzione, precisiamo perché so benissimo il dibattito che può scatenare questo tipo di affermazioni. Questo non vuol dire che la persona fisica sia castrata, cioè tu fai questo, devi fare così, non rompere le palle. No, soprattutto più esperienza c'è, più personalità c'è e più questa deve essere messa in campo senza ombra di dubbio, ma lo fai in quell'ultimo miglio, così lo chiamiamo noi, terreno in cui il venditore deve scatenarsi, ma deve scatenarsi nel fare un percorso che è blindato, che è fatto di tappe che sono rese oggettive, cioè vado in affiancamento di Mario Rossi o vado in affiancamento di Tony Verdi, stessa azienda, vedo che c'è una formazione comune, vedo che c'è un processo messo a terra e vedo che ci sono degli interlocutori che si muovono tutti nella stessa maniera. Ci sono grandi problematiche in realtà nelle aziende perché, che ne so, un venditore che ha 30 anni di esperienza dice: ma che cavolo mi rompete le scatole con questi discorsi, CRM, la pipeline, il modello, io lavoro in quest'altra maniera, ho sempre ottenuto risultati, sto andando anche bene e quindi mi rendo conto, perché queste sono le problematiche, però ti assicuro che voglio dire, io preferisco un'azienda che è fatta di giocatori anche un po' più mediocri ma arrivano all'eccellenza grazie ad un sistema aziendale rispetto ad un'azienda che deve vivere di campioni, ok? Quindi devo avere il venditore campione, se però perdo quel venditore, se però lui cambia casacca, ho un grande problema.
perché lui era l'artefice di quel risultato come pochi sanno fare. Quindi il concetto di sistema ha questa altra grande valenza, cioè creo una struttura, creo un iter, creo un processo, creo dei meccanismi di formazione che si basano su questi concetti, per cui introduco un uomo nuovo e lui verrà formato in quella maniera, avrà una procedura. La vendita nel B2B è fatta di una pipeline che ha delle fasi che sono poche, anche se il ciclo di vendita è molto lungo, sono poche, sono quelle. Il comportamento del venditore deve essere formattato seguendo uno schema che tutti quanti applicano. Parentesi, se questo tema ti appassiona, se questo tema rappresenta un problema nella tua azienda, affrontiamolo assieme, abbiamo molta esperienza. C'è un link in calce a questo video, accedi ad una pagina dove ti viene offerta una consulenza gratuita senza alcun tipo di impegno, parliamone, dialoghiamone, nel senso che ti porteremo la nostra esperienza, capiremo la tua casistica e ti diremo quello che può essere la soluzione migliore per, ok? Torno e concludo il ragionamento di questo video. Non vogliamo avere un'impresa che vive della ipercapacità del singolo. È ovvio che la competenza è fondamentale, è ovvio che il venditore giusto è fondamentale, è ovvio che il venditore più forte di uno che lo è meno otterrà di più. Sto descrivendo la banalità. Però se io metto un venditore mediocre, e ti assicuro che oggi ce ne sono ancora molti in pista, se metto un venditore mediocre alla mercé del mercato, se gli do carta bianca, certamente fallirà. Se prendo un venditore mediocre e lo metto dentro un sistema di vendita organizzato, blindato, schematizzato, formattato e con il grande aiuto, con il grande sostegno del marketing, avrò certamente risultati migliori. Questo implica che lavorare in questo modo anche con delle persone un po' più junior nella loro seniority, nella loro esperienza, mi porta ad un risultato migliore. Quindi creare il processo di vendita, disegnarlo su carta, dare una procedura blindata ai propri venditori è cosa buona e giusta. Io devo vedere che c'è una formazione, un settaggio, una programmazione che le persone rispettano, ok? Naturalmente cerchiamo di, dialogare anche con chi ha qualche cappello bianco in più e si trova ad essere più distante da certi concetti. Noi lo vediamo quando dobbiamo mettere a terra i CRM, quando dobbiamo cambiare il modo di lavorare di certe persone che hanno sempre lavorato con carta, penna e calamaio, gli appuntamenti scritti nell'agenda, i dati e le informazioni nei propri PC, nulla di condiviso. È chiaro che se ci troviamo con 10 venditori così, ognuno che gioca la partita da solista, ognuno che tiene nel suo PC le informazioni aziendali, sarà difficile fare un buon lavoro e sarà impossibile fare un ottimo lavoro, ok? Quindi questi sono dati oggettivi. Oggi per vendere devi avere un processo ingegnerizzato, devi usare un CRM, devi avere delle persone che gli eventi salienti della vendita li riportano. Cioè, dimostrami un caso di successo che non sia basato da queste regole. Sarà l'eccezione che conferma la regola. Ok, non possiamo trovare aziende forti di successo oggi, perché dobbiamo sottolineare oggi, perché una volta andava bene un po' tutto e si otteneva il risultato anche con molto meno. Oggi no nella maniera più assoluta. Quindi blindiamo i nostri processi di vendita, scriviamo i nostri processi di vendita, la nostra pipeline di vendita sta in un foglio A4, tu sostanzialmente disegni il tuo processo di vendita, le fasi del tuo ciclo di vendita, gli strumenti che si usano per ogni fase, chi fa cosa, in quale modalità. Noi questo lo facciamo sempre con tutti i clienti dove mettiamo a terra dei progetti e ti assicuro che un foglio A4 sta tutto. Poi lo esplodi, gli asterischi sono molti, lo esplodi, ci agganci le presentazioni, ci agganci gli strumenti, ci agganci la formazione, eccetera, eccetera. Però mi raccomando, per avere successo oggi, non cani sciolti, ma squadra organizzata, processo, modello,
rigore, queste sono le parole chiave per avere successo. Se la tematica ti appassiona oppure è un problema nella tua azienda che vuoi risolvere, contattaci, prima consulenza gratuita, zero impegno, ma capirai il valore che possiamo offrirti perché, ripeto, ormai sono quasi 30 anni che siamo nel mercato e queste cose le facciamo veramente con grande abitudine, abbiamo tantissimo know-how che possiamo mettere a tua disposizione. Avanti tutta e buon marketing!